stiamo bene. Nissan, ma porca miseria, è possibile dobbiamo andare a recuperare tutte le tue minchiate che fai sulle nostre Qashqai? Niente ragazzi, vedete? Qui ci sono i due tasti differenti. Quello di destra serve per alzare solo il bracciolo, per recuperare il contenuto che abbiamo al suo interno, come occhiali, insomma materiali di pronto utilizzo. E poi abbiamo questo di sinistra che dovrebbe consentire di alzare tutto il bracciolo, quindi il contenuto all'interno di questa vaschetta di plastica, per andare a recuperare altri oggetti all'interno di questo vano molto profondo. Oggi andremo a vedere come risolvere questo fastidioso problema. Eccoci qua ragazzi, allora vi dico subito che l'idea di poter andare a recuperare la perfetta funzionalità di questo bracciolo non è farina del mio sacco, è stata realizzata da un ragazzo del gruppo Nissan Qashqai C11 Italia. Il ringraziamento va a questo ragazzo del gruppo. Se non siete ancora registrati, andatevi a registrare, perché troverete tantissime cose utili per le nostre Nissan Qashqai. Ragazzi, perdonate, ma ho un mal di gola spaventoso, quindi fare questo video è molto faticoso per me oggi. Detto questo, andiamo a vedere subito come poter ripristinare la funzionalità, la corretta funzionalità del bracciolo porta oggetti. Un tutorial che possiamo fare tutti tranquillamente in autonomia, senza portare necessariamente l'autovettura presso un'officina. Siete pronti? Andiamo a vedere come risolvere il problema. La prima cosa che andiamo a fare è ovviamente svuotare il contenitore qui del bracciolo. Una volta che abbiamo rimosso il contenuto, andiamo a togliere questa protezione in plastica. Non serve nulla ragazzi, basta sollevarla con le dita e questa viene via, poiché è fissata in maniera molto precaria. Quindi quando vedete questa cosa in giro per la vostra autovettura, per la vostra Qashqai, sappiate che fa parte della protezione del bracciolo. Una volta tolta questa protezione, all'interno ci sono 3 viti con testa a croce che servono per rimuovere tutto il supporto, quindi viene via tutto il bracciolo così com'è. La fase successiva ovviamente è andare a rimuovere queste 3 viti con testa a croce. Una volta estratto il bracciolo, le 2 viti che vanno spessorate sono queste 2, e inserire al suo interno, tra la lamiera e la plastica, queste famose rondelle. Allora, mettendo una rondella tra la lamiera e la plastica, andiamo praticamente a tirare avanti la parte in plastica, no? Vedete? Mandando avanti la parte in plastica ovviamente fa più presa il gancio, questo qui. Quindi lo spessore va in base a quanto vogliamo mandare avanti il cassettino. Io penso che un paio di rondelle sono più che sufficienti. L'unica cosa ragazzi, che le rondelle non devono essere troppo grandi di diametro, perché altrimenti vedete non entrano. Il diametro deve essere 1 centimetro, 1 centimetro e 2, 1 centimetro e 3. Una volta individuate le rondelle adatte, io ne metto 2 ragazzi per un totale di all'incirca 4 mm, penso che sia più che sufficiente. Andiamo a inserire la vite e le rondelle dietro in questa maniera, 1 e 2. Andiamo a spessorare il nostro supporto in plastica e poi andiamo a fissare le viti. Appuntiamo prima una
poi mettiamo l'altra. Ok, vedete? Adesso possiamo andare a stringerle definitivamente. Ecco qua. Adesso il nostro cassetto va praticamente a inserirsi proprio internamente al gancio, quindi non rimane più esterno, ma va molto internamente. Sentite adesso il gancio? Adesso questo non si sgancerà più. Andiamo a rimontare il bracciolo e poi andiamo a inserire le 3 viti. Appuntiamo una e poi andiamo a mettere le altre 2. Non ci dimentichiamo di andare a rimettere il copri viti. Inserite prima questi fermi superiori in questa maniera, quindi da sotto a sopra inserite e poi agganciate questi sotto. Ok? E questa è messa. Lavoro terminato. Avete visto, ci vogliono veramente 5 minuti per smontare, spessorare e rimontare il bracciolo e riportare la corretta funzionalità dello stesso. Bene amici, siamo giunti al termine di questo video. Prima di lasciarvi volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un commento sotto al video se avete dritte per poter risolvere la situazione in maniera differente, e soprattutto se il video vi è tornato utile, vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. Grazie di cuore come sempre. Ciao belli, alla prossima. Se ci arrivo.